Buongiorno, oggi vi presentiamo Axel Marx, già chirurgo vascolare, storico nel cuore e l'uomo dietro una delle collezioni di Alfa Romeo più complete al mondo. Nascosta tra le colline che dominano il lago di Lugano, la sua collezione è un tempio dell'ingegneria milanese, dalle macchine che hanno fatto la storia della Mille Miglia ai più rari prototipi di oggi, dai meno conosciuti biscioni brasiliani alle vere icone dei carrozzieri italiani. Ma ciò che distingue veramente Axel Marx non sono solo le sue auto, è la sua passione, la sua conoscenza enciclopedica e la sua prospettiva globale sull'Alfa come una forza culturale. In questa intervista esclusiva per Alpha Attitude entriamo dentro le quinte della collezione e nella mente del suo custode. Ti ricorda ancora la sua prima macchina, da dove è cominciato tutto? Lei nell'introduzione ha detto che io ho una buona memoria, non lo so se è vero, perché mi piacerebbe avere una memoria migliore, però va bene, mi ricordo, sì. Tutto comincia quando avevo 5-6 anni. Mia madre, che era insegnante di storia d'arte, andava sempre a vedere in Italia tutti i musei e tutto quanto. E lei era la prima a entrare e l'ultima a essere buttata fuori, ecco. E io dovevo andare con lei e c'era un patto tra lei e me che io facevo il bravo durante tutta la giornata, ma lei dopo doveva andare con me a vedere le macchine che erano sul parcheggio di fronte, e perché le macchine mi hanno sempre già da piccolissimo interessate. E in questi parcheggi, in quegli anni lì, c'erano soprattutto dei Fiat, ma la macchina vera bella era l'Alfa Romeo. E quindi per me le Alfa Romeo lì erano il massimo di quello che potevo vedere. E mi ricordo la prima volta che ho visto una Giulietta SS, è stato proprio un momento clou per me di dire: io da grande voglio una Giulietta o vorrei una Giulietta SS. Tutti hanno riso, tutti hanno detto: sì, sarà una macchina vecchia quando tu puoi guidare, ma io ho voluto sempre avere una Giulietta SS, e da lì poi è nata un po' tutta questa passione qua. Questo succedeva in Italia o qua a In Lugano? Italia, in Umbria. In Umbria. In Umbria, sì. Mi ricordo dove ho visto per la prima volta la Giulietta SS, era a Passignano sul Trasimeno, mi ricordo esattamente ancora dove, perché era veramente un evento che mi ha condizionato. Ecco, la prova della memoria. Sì. Come chirurgo la sua professione richiedeva tanta precisione e anche tanta pazienza, no? Lei vede un legame tra quelle qualità professionali e il suo hobby del collezionismo? Poco, per dire la verità, poco, perché l'hobby o la passione per le auto era piuttosto il contrario di quello che facevo all'ospedale. L'ospedale era molto serio, e invece la passione poi era un'altra cosa. L'unica cosa un po' simile al mio lavoro era o è il fatto che la meccanica, quando io non è che faccio molto la meccanica, però se mi butto a fare un po' di provare di fare la meccanica comunque è molto simile alla chirurgia, a quello che si fa con le mani. È vero, tante cose delicate. Esattamente, io chirurgo vascolare, i tubi sono i tubi. Se qui entra il sangue deve uscire qua il sangue, la stessa cosa come i tubi della benzina, è un po' I simile. principi, no? Diciamo I principi così. sono simili, Sì. però non l'ho mai visto come molto legato insieme, questo no. Una domanda così, forse un po' troppo diretta. Qual è la sua motivazione per collezionare queste vetture? No, credo che nessun appassionato ha veramente uno scopo, qualcosa. Questo viene dall'interno. Dal piacere? Dal piacere all'interno, non è che ho deciso io faccio questo. Chi decide di fare una collezione ha dietro già uno scopo, no? Io voglio essere più grande, più bello, più qui, più là, ma quando una collezione nasce dall'interno, dalla passione, non c'è uno scopo, no? Cresce da solo praticamente, perché quando hai la Giulietta SS vuoi anche la Giulietta Sprint, quando c'è la Sprint evidentemente anche la Giulietta SZ, perché devono essere insieme. Allora a questo punto anche lo Spider cresce da solo, non c'è no, va da solo, questo tutto è venuto da solo. Ecco, questo mi porta alla prossima domanda. C'è un filo conduttivo su questa sua collezione o è solo una ragione enciclopedica di raccogliere, di avere tutte le Alfa Romeo?
non è una ragione enciclopedica, perché allora sarebbe già uno scopo, no? Io voglio tutti Sì, sarebbe questi, questo, sì. no, non è così. All'inizio nasce veramente dalla passione, solo quando la collezione mi piace questo, prima le Giuliette, e poi dici, ma però anche le 1009 erano belle, vai un po' indietro, poi ti avvicini all'anteguerra, e anche questo, eccetera, eccetera. Solo alla fine, negli ultimi anni, devo dire, quando la collezione era già di una certa importanza, e lì io probabilmente ho comprato davvero una macchina perché mi mancava, per avere Per tutta la completare la gamma, per serie, sì. completare. Ma all'inizio assolutamente no, è solo ultimamente, proprio per chiudere un po' il cerchio, ci vuole ancora questo, ma il resto è nato praticamente in maniera naturale, senza uno scopo chiaro. Nella sua collezione sono alcune macchine veramente speciali, prototipi, one-off, macchine particolari, ma comunque cosa dà più soddisfazione personale? Avere una macchina rara, oppure avere una macchina di serie, normale diciamo, ma messa in condizioni perfette? Beh, allora questa domanda è giusta. Io devo dire una Giulietta berlina o una cosa banale, cioè, nessun Alfa Romeo è banale, diciamolo pure, Sì, no? noi lo sappiamo Però così. mettiamo una Giulietta berlina, arrivata nei nostri giorni, tutta originale, in interni, tutto quanto, secondo me ha esattamente lo stesso valore come un Ecco, prototipo che magari sì, ha un valore commerciale enorme, tutto quanto. Per me sono tutti uguali, anche una Arna racconta la sua storia come una macchina del Brasile, racconta la sua storia. Certo che le macchine che sono soprattutto qui dentro, che sono spesso dei prototipi o delle macchine rare, hanno fatto solo one-off come si chiama oggi, sono interessanti perché raccontano una storia, che però questa storia racconta poi tutto l'Alfa Romeo. Questa qui per esempio è stata la primissima Giulietta Spider mai fatta, il prototipo del Max Hoffman, ma perché è importante? Non per il suo valore commerciale, ma per il suo valore storico, è la mamma di tutte le Giuliette sì, Spider. il E per capostipite. questo è importanza, l'importanza viene dalla storia, ecco. Tra tutte queste macchine, che sono tante, quale ha dato il più grande piacere nella guida? Uno può avere un po' delle fasi, no? Perché guidare la macchina anteguerra è molto soddisfacente. Perché? Perché è molto particolare anche la guida. Comincio già solo a dire che i pedali, acceleratore e freno sono invertiti. Lì dove uno pensa di frenare, accelera, no? E poi sono, a parte guida a destra, hanno anche cambi non sincronizzati, eccetera. Ma una volta che si è entrato in questo mondo delle macchine anteguerra e guidarle, è un enorme piacere, devo dire, il piacere di guidare bene una macchina così dà probabilmente più piacere che tutto il resto. Però dopo ci sono anche momenti dove mi piace guidare le Giuliette, e va un po' a fase, no? Non posso dire questa o questa o questa. Sinceramente la Brianza, la 1750 Brianza, che mi sento proprio messo come un guanto dentro, cioè proprio è fatto come su misura su di me, è un grandissimo piacere, però non è l'unica, ci sono tante che mi piacciono, non posso dire è l'unica. Qual è l'auto che ha per lei il significato personale più importante? A quale auto è più legato, diciamo così? Anche questo non posso rispondere perché io non so quanti figli lei ha, ma uno 3. ama tutti, 3 Sì, figli, sì, allora lei ama tutti quanti, io non giusto, posso chiedere giusto. ma qual è il suo figlio preferito, non È esiste. vero, è vero. Nelle macchine è un po' la stessa cosa, quindi mi piacciono tutti. Chiaro che ci sono macchine che sono da tanto tempo con me, sono legati a anche tanti eventi che ho fatto con la famiglia, magari che ha fatto per esempio la 1009 Zagato, questa verde qua, era la mia prima macchina molto importante che ho fatto con la famiglia, con bambini quando erano piccoli. Abbiamo fatto un sacco Viaggi, di vacanze. viaggi, vacanza, esatto, addirittura. Quindi ci sono certe macchine dove sono legato per momenti che ho passato con la famiglia, ma non c'è una che dico questa è la mia, no, questo non posso dire. Invece un momento difficile, è mai capitato alla guida di una delle sue Alfe? Un momento per dire, tipo al contrario dei momenti piacevoli, un momento che magari l'aveva messo in difficoltà?
Diciamo, quando una macchina, diciamo, si ferma perché c'è un problema meccanico, non è bello chiaramente, ma si risolve e basta. Non posso dire che c'è un momento brutto da dimenticare. No. Hanno dato solo piacere. Tra tutte le sue macchine, c'è stata una che è stata in modo particolare difficile da trovare, difficile da aggiungere alla sua collezione? Una macchina che l'ha ricercata, che l'ha... Sì, questo di sicuro è la 2000 sportiva, quella che sta dietro di me, è stata una macchina che già molto oltre 30 anni fa volevo comprarla, poi per motivi anche economici, poi per motivi altri mi è sfuggita. È stato già da piccolo ragazzo, è stata una mia macchina dei sogni, la 2000 sportiva, assolutamente. E quindi questa qui probabilmente è quella che sono più contento dopo tanti anni, 30 anni di cercarla, di averla qui da me, finalmente è arrivata da me non così tanti anni fa, tipo 5 anni fa o 6, non mi ricordo più, ma comunque questa è la più difficile. Sì. C'è da dire che sono anche solo 2 pesi al mondo, e l'altro, uno è qua e l'altra sta nel museo dell'Alfa Romeo, tutti e due tra l'altro erano nel museo dell'Alfa Romeo, e questa qui esce nel 72 dal museo perché Luigi Fusi ai tempi l'aveva scambiata contro un'altra macchina, ma tutte e due erano al museo. L'altra, quella grigia, sta ancora al museo, sì. Museo Alfa Romeo. Sì. Delle volte la vediamo a 1000, l'abbiamo visto l'ultima volta nel 2023. Sì. Lei ha ancora il desiderio di aggiungere macchine alla sua collezione, o può dire che ha raggiunto un livello di maturità e che lei è a posto così con la collezione? Allora, io avevo 3-4 macchine e avevo detto a mia moglie, questa è l'ultima adesso, no? Si dice sempre così. Esatto, e quindi io tutte queste promesse le ho completamente non mantenute. Finché non ho detto un giorno a mia moglie, io ti prometto di mai più promettere questa è l'ultima. E questa è una promessa che ancora oggi ferreamente mantengo. Devo dire poche macchine, perché diciamo della produzione tanti sono presenti, è molto completa, credo, spero, e non ci sono più tante macchine che penso che arrivino qua. Certo, ognuno ha il suo sogno in cassetta, che per me è la TZ2, che un giorno spero, però è bello anche avere il desiderio di questa macchina qua. Non è di sicuro la 33 stradale, che per me non ha quel significativo che in questo momento gli viene dato, anche dal lato commerciale, assolutamente no, è una macchina bellissima, ma sopravvalutata, soprattutto economicamente e anche storicamente, diciamolo pure. Invece la TZ2 chiaramente è prima, perché qui proprio manca dalla SZ, TZ e la GTA, è proprio lì in mezzo la TZ e la GTA. La TZ2 sarebbe la macchina ideale, poi la trovo bellissima, capolavoro con le spada, e questo sono nel cassetto che magari un giorno arriva, magari no. Allora, se i soldi non fossero un problema, è quella la macchina che manca, diciamo così, quella che la vorrebbe aggiungere. Sì. Anche se è un po' controversa la storia della TZ2, il strano caso dell'Alfa, che hanno costruito 12 e sono sopravvissute 18. Lì apriamo adesso un capitolo enorme, perché è questo il capitolo più dolente per me. Diciamo che purtroppo tante macchine oggi, le 1750 Grand Sport, uno va alla 1000 miglia e vede, vabbè, lasciamo stare, ma comunque vede tante macchine che non sono proprio così come me le aspetto io. Quest'anno è stata accettata una replica dell'Auto C 2900 ed è stata una sorpresa, bella macchina per carità, no? Però è stata una replica. Viene dall'Argentina, è stata accettata, che io non lo so, io sono contrario a questo, perché diluisce un po' l'importanza della macchina. Per esempio anche le 33 statali ormai sono tanti falsi, non solo TZ2, no? E diluisce l'importanza. Io mi ricordo da quando ero giovane, quando vedevo un TZ, mi attirava come una calamita. Io andavo a vederla quando ero giovane, oh guardalo, oh wow, una TZ, eccetera. Oggi quando vedo una TZ, io lo guardo da lontano e dico, ma sarà vera? Boh, e non ci vado nemmeno. Questo è veramente brutto, perché questo toglie proprio l'importanza della macchina, perché un TZ è una macchina meravigliosa,
che dovrebbe attirarti sempre Sì, come una sì. calamita. Invece oggi io li guardo da lontano e dico, ma sarà così, non sarà così, e non guardo nemmeno, ecco. Da un'altra parte sì, è più appetibile per il pubblico, è più accessibile per il pubblico, si può anche capire come hanno fatto a Mille Miglia, che hanno dichiarato che è una replica e si conosce che è una replica e almeno la vedi. Non è la macchina veritiera, ma almeno la vedi come Questo, in ripeto, ferro. però chiaramente diluisce l'importanza del modello. Se vedi, se ci sono solo 1 o 2 al mondo e la vedi, è un evento. È Se ci vero, sono 10 è altri, dici, vero. eh sì, no, avevo visto una È volta. ancora più E memorabile. poi c'è un'altra cosa molto più importante. Certo che quelli argentini che hanno fatto quella 2.9, che era la Mille Miglia, la dichiarano, e il proprietario, se è onesto, continua a dichiarare. A me è stato proposto adesso una macchina molto simile come questa qua, che è stata la mia, anche una 8C29A, con carrozzeria bellissima, tutto quanto, mi è stato posto, tutto è stato presentato, e poi c'era scritto con documenti originali italiani. Allora il passo da una Sì, macchina sì, che vale, e lì e cambia un po', hai già i documenti e poi ti vale, aggiungi 2 sì, zero, la linea è, diventa molto è, ambigua. è, Sì, è troppo sì, facile, sì, è sì. troppo è troppo invitante per farlo. Magari il primo proprietario è ancora onesto, il secondo dice ma però il telaio, e alla fine la macchina è vera. Purtroppo succede. Avevo visto purtroppo tante macchine che erano palesemente rifatte, anche descritte come rifatte. Poi dicono ma no, ma il telaio è quello giusto, poi magari anche l'interno, ma no, va bene, e alla fine la macchina è vera. E più vanno in là gli anni, più non ci sono più quelle Più che si si perdono le ricordano, tracce, sì. si ricordano, e alla fine fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, quando io di sicuro non ci sono più, ci sono tante macchine che diventano vere perché così. Sì. Lasciamo questo tema che per Sì, me la è chiudiamo, brutto sì. e non ho voglia di È un continuare tema su quella controverso, l'ho strada detto, lì. lo so, però sì, fa parte del nostro mondo, è Fa inutile parte, è nascondere. vero, fa Sì, parte del mondo che io cerco proprio di scotomizzarlo, cioè di non guardare. ecco, siccome la sua collezione è veramente una delle più ampie e più complete al mondo, ha pensato di mai renderla pubblica? Non dico come museo, ma sì, forse come un tipo di museo pubblico, aperto al pubblico. Allora, io non ho mai pensato, quando ho fatto la collezione, che lo faccio per altri. L'ho fatto per la mia professione, no, per la mia passione, e non ho mai pensato che cosa potrebbero pensare gli altri, eccetera, eccetera. Certo, quando poi è diventata interessante anche per gli altri, mi sono reso conto che piace anche ad altri vederla, eccetera. Adesso un museo non me lo faccio di sicuro, perché è la solita vanità del collezionista che dice ah, io mi faccio il mio museo. No, no, assolutamente no. Non voglio fare questo, però ho capito che ne abbiamo tanti gruppi che vengono a vedere la collezione. Noi la apriamo per gruppi, assolutamente, anche per singoli, chi vuol venire, e adesso abbiamo, l'anno scorso ho avuto veramente centinaia e centinaia di persone che sono venuti a vedere la collezione, ma rimane sempre una collezione visitabile e mai un museo. Non abbiamo una struttura museale con la cassa, con il biglietto, con tutte queste robe qua. Comunque, No, aperta agli alfisti, agli è appassionati. aperta agli alfisti, sempre gratis, perché, ripeto, non è una professione, e chi vuol venire, nell'ambito del possibile, facciamo venire tutti quelli che vogliono venire. Sì. Bene da sapere. Collezione visitabile, ma non è un museo. Cosa rende un'auto, un'Alfa, degna di essere collezionata, di essere messa nella sua collezione? Un design particolare, un'ingegneria che è stata dietro, il significato storico, cosa la rende importante? Ma tutto quello che lei ha detto Tutto adesso, insieme. non posso dire, c'è anche nella storia c'è anche la storia brutta, no? La storia Sì, magari brutta, ma non è mai brutta, ma la storia, diciamo, un po' bassa, ecco, come l'Arna. come la vita, no? Come Anche alti e bassi, sì. esatto, anche l'Arna fa parte della collezione, perché fa parte della storia dell'Alfa Romeo, bella brutto che sia. Poi il design, devo dire,
a me già da piccolo bambino mi ha attirato molto il design. In effetti tutto cominciato un po' nel design, adesso un po' tutto quello che ha detto lei. Per me il design magari è una delle cose più importanti. Le alfa sono principalmente belle, Sì. e così comincia per tanti di noi. Alfa brutte è difficile trovare. Sì. Sì. Sappiamo, lei è conosciuto che guida spesso nella Mille Miglia, e cosa significa per lei mantenere queste macchine capaci nel modo di essere guidate? Perché penso che tutte sono pronte a essere guidate, no? Tutte le macchine che ho cerchiamo di mantenerle pronte all'uso. Sono tutte targate, perché qui in Svizzera uno può anche togliere la targa, no? Invece qui sono tutte targate, tutti sono efficaci, basta mettere la batteria e andare via. Se non è così, mettiamo subito a posto la macchina, perché altrimenti non voglio avere un cimitero delle macchine che non Ecco, posso. è una Perché collezione si viva. chiama automobile, Sì. non autostatico, no? Ed questo è veramente, per esempio, un'altra cosa che distingue la collezione mia o la collezione da un museo. Nel museo di solito le macchine sono statiche, sono molto migliori esposte che qua, sono belli tutto quanti, puliti, magari sono piedestallo tutto, ma non vanno. Ecco, E invece le questo è il sue sono museo. pronto da partire con Le la mie chiave. sono un po', come vedete qui, sono tutti tanti insieme, però ogni macchina è usabilissima. Cioè, Allora, lei non ha un conflitto interiore di collezionista che ama i suoi bambini tra tenerle belle, pulite e utilizzare sulla strada. Lei è pronto a utilizzarle tutte e godersele tutte. Sì, perché proprio uno non deve avere paura che succeda qualcosa, uno deve avere rispetto della macchina, rispetto della situazione, che non succede. Cioè, rispetto sì, ma paura no, perché se uno guida la macchina con paura succede qualcosa, ovviamente, no? E se invece ha rispetto, sì, uno ti può anche tamponare, sì, è vero, ma per fortuna non è mai successo niente, no. Bello. Allora, un conto è per esempio la Mille Miglia, come lei ha accennato. Nella Mille Miglia chiaramente i rischi sono un po' più grandi, no? Sì, è vero. Perché la gente guida anche con una certa isteria, con non tutto, poi sono tutte le macchine anche che accompagnano, eccetera, eccetera. Oltre alle macchine di Mille Miglia sono tanti spettatori, tanti turisti, come abbiamo fatto anche noi quest'anno. Abbiamo seguito la Mille Miglia Esatto. per goderci la gara da fuori. Allora, per la Mille Miglia non tutti prenderei, per esempio quella verde lì, che è una macchina che ha fatto la Mille Miglia nel 1933, ha vinto la sua classe, mai restaurata, e questa non la prendo, la prenderei per andare qualsiasi, ma per la Mille Miglia è un po' troppo, perché se succede qualcosa perde la sua originalità, allora devo restaurarla, ecco. Sì. Questo senso sì. Però no, vengono tutti usati, assolutamente sì. Sì. Nella sua collezione ci sono anche macchine, come dicevo prima, meno conosciute in Europa, i biscioni brasiliani, le Alfe fatte in Brasilia. Per questo motivo, possiamo dire così, lei parla anche portoghese, perché ha voluto approfondire questa Sì. parte dell'istoria dell'Alfa Romeo. Come è nata questo ramo? Magari devo dire prima, collezione auto, per tante persone sembra che non si interessa per l'auto, un ferro vecchio che metti lì, no? È vero, Invece non non avrei è mai vero. pensato. No, la gente magari dice, uno che non si interessa per le macchine, dice, ma cosa fa? Basta uno di andare da A a B, no? Io spero che ognuno, se non è appassionato di macchine, può comunque apprezzare la bellezza, come dicevamo prima. Non Però devi essere non è appassionato di solo la macchine. bellezza, lì voglio proprio arrivare, e sicuramente anche parte di una cultura, di un momento storico in quel momento storico nella società, quindi culturale, e poi soprattutto le macchine raccontano anche le storie, non solo la storia della macchina in sé, ma anche storie di chi l'ha fatta, di persone e alla fine anche di un paese stesso, perché le Giulietta sono nati nel boom economico dell'Italia, quindi è anche importante vederlo nel contesto nel quale sono Sì, nate. sì. Visto che lei cita il Brasile, allora soprattutto la macchina brasiliana, che non è un'Alfa Romeo bellissima, se vogliamo, era molto utile, ma non erano bellissime magari, però raccontano una storia super interessante, super importante. Proprio uno può capire la macchina brasiliana solo se conosce anche bene la storia brasiliana. Uno deve capire la storia,
deve capire il contesto, la cultura in questo momento qua. E il bello delle macchine è proprio quello. Per esempio, se arrivano qui delle persone e magari 2 o 3 non si interessano tanto per le macchine, alla fine sono proprio quelli che fanno i complimenti, perché si raccontano le storie delle macchine, le storie culturali, le storie di persone che li hanno fatte o che li hanno guidate, eppure come nella cosa delle macchine brasiliane è anche la storia proprio di un paese, dove nasce per bisogno del paese, nascono queste macchine. E questo credo che è la cosa più bella alla fine, e questo mi ha portato proprio anche di raccontare la storia delle macchine brasiliane. Sì. A proposito dell'Alfa fuori dell'Italia, no? Anche neanche noi non siamo italiani. Magari ci può dire lei come vede il mondo dell'Alfa fuori dall'Italia? Tipo come vede le verità di Alfa oggi in Brasile o in Sudafrica, perché Alfa Romeo ha avuto legame anche con Sudafrica, no? Oggi non c'è più niente, ovviamente, no? Non Purtroppo. c'è più niente in Brasile come in Sudafrica. Gli appassionati automobilistici soprattutto del marchio Alfa Romeo si ricordano e mantengono vivo questo ricordo, però la gente normale non sa neanche più cosa sia l'Alfa Romeo, diciamolo pure, ecco, questo qui. No, io trovo, come ho detto prima, soprattutto anche il Sudafrica, il Brasile sono magari i paesi più interessanti, raccontano proprio storie di persone, storie del paese stesso, storie come è nato, come è cresciuto, poi anche purtroppo come è decaduto poi tutto, no? È importante secondo me raccontare anche queste storie che sono bellissime da raccontare, importanti. Questa è cultura, non è neanche più l'automobile, 4 ruote, benzina e così, ma È è vero? proprio cultura Proprio un patrimonio culturale, come patrimonio diceva lei, culturale. mettere la macchina nel contesto sociale di una Sì. certa epoca, di un certo paese, di una... Sì, a proposito di questo, del bagaglio culturale che porta Alfa, lei ha fondato insieme ad Elisabetta Cozzi un'associazione Cultura Alfa. Cosa sta dietro questa nuova associazione, questo movimento? Ecco, proprio lei giustamente adesso viene su questo, proprio perché il collezionismo di auto non è solo boom 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 e non so quanti Va oltre il cavalli, ferro. e io non so, vado come un idiota sulle macchine, fumo no, proprio perché è una cosa culturale, ma purtroppo l'aspetto culturale viene sempre meno visto o usato sempre le stesse stilemi, no? Ah, la 33 stradale ha fatto questo, sono sempre le stesse storie alla fine, Invece è si quello che è più raccontano. importante. Invece ci sono così tante storie da raccontare che nessuno racconta più, nessuno. Cioè, perché puzza di lavoro, no? Di interessarsi per questo, interessarsi per quello. È più facile ripetere sempre le stesse cose che già quello lì ha detto, allora lo dico anch'io e poi lo copio di là, eccetera, eccetera. Quindi il collezionismo diventa sempre meno profondo, sempre più superficiale, le storie diventa sempre più commerciale chiaramente, e dal lato culturale sempre meno spesso, sempre più superficiale. Allora questo mi ha dato un po' fastidio, e insieme con Elisabetta, che è una bravissima organizzatrice, anche lei ha un bellissimo museo tratto assolutamente da vedere, avevo detto no, qui dobbiamo combattere un po', dobbiamo batterci per la cultura dell'Alfa, Bello. combatterci per la storia, anche storie poco raccontate ma bellissime. Allora abbiamo insieme fondato questo Cultura Alfa, che 2 volte all'anno facciamo, una volta da lei, una volta da me, facciamo degli eventi, da me sono stati 2 adesso, uno sulle Alfa brasiliane evidentemente, uno sulla famiglia Romeo che abita qui vicino, che non viene mai citata, mai. Cioè, tutti parlano della parola Alfa Romeo, però Romeo, che questo sia una famiglia ancora vivente, che c'è ancora, Ed è nessuno pensa importantissimo, è più. il nome Certo, neanche la ditta stessa non si interessa più per la famiglia. Abbiamo fatto questa cosa con la famiglia, invece l'Elisabetta ha fatto un bellissimo spettacolo su Varzi e Fangio, che è stato meraviglioso. Quindi credo che ci vuole questo, e spero davvero che cresca
perché alla fine a noi dà solo lavoro, tanto lavoro, ma un lavoro molto piacevole. Ma spero che cresca, che altri si aggiungono, non deve essere una cosa noi due e basta. Io credo che altri enti si aggiungono e fanno parte fanno crescere questo Culture Alpha su tante spalle, non solo su Sì, quelle è della vero. Elisabetta e le mie, ma anche, e questo sarebbe spero un po' il Se futuro. voi avete messo le basi, Certo, ci sono le possibilità di esatto, farla crescere. certo. Come dicevamo prima, no, nell'ultimo tempo sappiamo tutti il valore delle macchine è cresciuto. C'è ancora spazio per la passione, c'è ancora spazio per uno a cominciare a collezionare le macchine. Magari ci potrà raccomandare lei con quale macchina si potrebbe cominciare una collezione, quale pensa lei che sarà una futura classica? Adesso ho parlato di tante cose, ma Sì, mettere così. Allora, i valori sono un po' ritornati ultimamente. Io devo dire grazie a Dio, perché io non l'ho mai fatto per valore. Per me, quando io sento che ci sono persone che chiamano l'automobile d'epoca, l'Alfa d'epoca, un asset, a me vengono già i brividi, cioè non è... E quando sono così andati su di valore, io non ero scontento, non ero contento, perché sì, se tu investi in qualcosa, però dopo non realizzi il guadagno, è se inutile, guardi no? solo a un guadagno finanziario, sì, Ma perdi il piacere se non le realizzi non c'è, per te non e sei c'è. in perdita. Anzi, diventi più povero perché Sì, devi sì, comunque pagare i pezzi di ricambio, questo, quello, eccetera, eccetera. Io non ho mai realizzato questo, quindi per me l'aspetto economico di guadagno è proprio zero. Purtroppo, soprattutto quando andavano su così tanto di prezzo, le banche, cioè adesso ci sono dei fondi che è comprano vero. degli asset, fanno questo, fanno quello. A me è una roba che io sono proprio contrario, completamente il contrario, anzi sono contento se ritornano di prezzo. Così almeno si mette tutto questo hype, questa isteria che ci sta dietro economico. Io sono contento se tutto questo si calma e le macchine ridiventano automobili e non più asset da comprare in dei fondi, eccetera, eccetera. Questo devo dire, sono contento. La passione, purtroppo, adesso che ritornano un po' i valori, grazie a Dio, devo dire, credo che le macchine, purtroppo, molto purtroppo, e sbagliatamente, le macchine anteguerra che sono cadute molto nel valore, nel valore commerciale, non culturale chiaramente, non so se questi riprendono l'interesse delle persone, perché c'è comunque un cambio di generazione. Anch'io, chiaramente, per me l'anteguerra all'inizio era una cosa a museo che non mi interessava veramente e ho dovuto andare indietro e acquisire questa passione anche dell'anteguerra, no? Adesso però sono passati ancora tanti altri anni e credo che i giovani di oggi non so se arrivano veramente a apprezzare ancora l'anteguerra. L'anteguerra per me purtroppo non so se veramente ritorna a quello che era anni fa. Anche se sono le più importanti, anche perché abbiamo le radici lì, anche perché sono anche le più Assolutamente. rare. E sono anche le più belle da guidare probabilmente. Ecco, come diceva prima, la soddisfazione di guida le Esatto. dà E la gente l'anteguerra. ha paura dell'anteguerra ed è sbagliato, perché qui dentro la macchina più affidabile, che non mi ha mai in una volta creato problemi, malgrado aver fatto anche tanti viaggi in famiglia, è la più vecchia che ho, è del 28, la 6500 del 28, è la più affidabile di tutti, perché è tutto più semplice. E quindi non si possono rompere. Però le persone hanno paura di queste macchine, ma se si rompe cosa succede? Hanno paura e questa paura aumenta chiaramente con gli anni, più diventano giovani e appassionati, meno hanno proprio la voglia anche di entrare in questo 100 anni mondo. sono 100 anni. Cioè, Certo, solo a dire questa cifra c'è un rispetto dietro, certo, per quella che certo. la prendiamo con le pinze, Sì, noi che sì. non abbiamo contato Purtroppo è diretto. Sì, sbagliato, perché sì. grazie a lei che ci apre gli occhi su questo mondo, è vero, poco conosciuto per i giovani, anche per mortali comuni, diciamo così. Sì, sì, ma sarebbe bello se questo piccolo video che stiamo facendo, se lì posso magari
cercare, ma almeno guardate le macchine Certo, anteguerra, guidateli una volta. certo. Adesso che costano anche molto meno di una volta e sono molto meno quotate, e sono sempre quelle lì, l'oggetto è sempre quello, col suo piacere che ti può dare, eccetera. Quindi io spero che possiamo fare un po', spezzare una lancia anche per le Alfa Romeo anteguerra. C'è qualche malinteso, qualche pregiudizio sui collezionisti? Sì. Allora lì pensano tutti che di nuovo sul lato economico, no? Quelli, tutti invece non è vero, o in parte non è vero. Noi abbiamo cominciato con mia moglie veramente a risparmiare, non siamo andati magari in vacanza, avevamo fatto questo, quello per poter comprarci questa macchina, Ci sono stati dei sacrifici dietro la collezione? Tanti, devo dire tanti, veramente. Lì devo anche ringraziare mia moglie che mi ha subito, però non solo subito, anche lei contribuito a farlo, perché per esempio la Giulietta SZ che abbiamo comprato nell'81-82, roba del genere, è lì dall'82 sta macchina, l'ha voluta lei. Però abbiamo fatto sacrifici per comprarla. Già ai tempi per noi era una macchina importante, oggi il prezzo pagato è ridicolo in confronto alla macchina, ma in quegli anni lì era per noi difficile. Però aveva fatto questo sacrificio, ecco, così ogni macchina ha la sua storia. Allora grazie anche alla signora che siamo arrivati oggi a goderci questa Assolutamente, collezione. questo devo dire, sì, sì, sì. Cosa spera lei che una persona come noi prova dopo aver visto la sua collezione? Con cosa spera lei che noi possiamo rimanere come audienza, come visitatori, come alfisti? Sì. Quando arrivano quei gruppi, che arrivano comunque, come dicevo prima, tanti gruppi, tanti club, persone singole, eccetera, quello che mi dà più gioia e più soddisfazione è che spesso arrivano magari anche con le mogli, no? E magari non hanno tanto, dico sì, massa di vecchie macchine. Poi qui una guida dura quasi una giornata intera, no? Facciamo la mattina qui e poi il pomeriggio di là. E loro non hanno tanta voglia, magari vengono perché il marito vuole vedere e basta. E son quelli spesso che vengono poi da me e fare i complimenti, perché han detto: "Non ho mai pensato che le macchine possono avere, così tante storie dietro, così tante cose", appunto, ripeto la parola culturale, di anche di singole persone che hanno fatto questo, quello. E questo secondo me è la cosa più bella. Se si riesce a dare a qualcuno che magari dice: "Sì, vabbè, cosa sanno", e poi vanno via e dico: "Wow, adesso ho capito cos'è la macchina d'epoca, non è solo ferro e basta". No, lì dietro c'è tanta, tanta storia e mi piace, devo dire, la soddisfazione più grande quando arrivano le mogli, a fare questi complimenti, e questa è la cosa più bella per me, perché ho capito che abbiamo trasmesso quello che la macchina d'epoca veramente è. Ecco, è quello che nel nostro piccolo proviamo a fare anche noi con Alphatitude, di Esatto. accontentare un pubblico più largo, di aprire, a dire così, gli occhi anche per quelli che non sono necessariamente alfisti. Sì, certo, perché alla fine uno che ha le vecchie, che ne so io, Amilcaro, così è la stessa cosa, no? Cambia il marchio, cambia la storia, uno trova la storia, io trovo la storia dell'Alfa Romeo particolarmente interessante, perché probabilmente non c'è nessun marchio ancora vivente che ha una storia così lunga, ma soprattutto così larga, no? Dalla Formula 1 all'aereo, ai generatori di Sì, elettricità, auto, famiglia, coupé, macchine GT, utilitarie, Formula, tutto. esatto, eccetera, eccetera. Quindi l'Alfa Romeo ha appunto anche altri paesi come Brasile, eccetera, e quindi l'Alfa Romeo è particolarmente ricca di queste cose qua, queste sì.